Allora, sono le 11 e tutto va bene. Buongiorno a tutti ragazzi. Buongiorno, buonasera, buonanotte, buon pomeriggio, quello che sia. Allora, oggi mi è arrivato un pacchetto e chiaramente non posso mostrare dati per questioni di privacy, eccetera. Andiamo ad aprire questo pacchetto. All'interno dovrebbe esserci, indovinate un po', una Nintendo Switch. E questa Nintendo Switch è stata mandata perché non si accende più, non carica più. Quindi adesso spacchettiamo e vediamo cosa succede. Ah, ok, questa è anche la versione Fortnite, che se non ricordo male ho sentito la persona che me l'ha mandata per telefono e mi è stato detto che l'ha provato a mandare, sì, GameStop, ha provato a mandarla in riparazione a GameStop e dopo 2 giorni, se non ricordo male, ha detto che gliel'hanno ridata indietro e hanno detto non è riparabile, perché loro chiaramente non ci mettono le mani. Allora, qui c'è il foglio, il modulo informativo firmato e questa è la console. Ok, quindi prendiamo la console, ci interessa solo questo per il momento. Gli hanno pure rovinato anche, ha detto, la scatola, gliel'hanno strappata eccetera, quindi hanno fatto un po' di macello. Ma questa console qua non è mai stata aperta, ha l'USB danneggiata, si vede benissimo. Allora, andiamo a prendere il nostro microscopio, che ormai è sempre più in pendenza, poverino, troppo peso, e andiamo sotto al microscopio, eccoci qua, accendiamo le luci e andiamo a verificare come sta la porta. Un bel macello. Ok, e questi non si sono neanche degnati di dire ok, cambiamo la porta, eccetera. No, perché il discorso della garanzia non vale per danneggiamenti. Ok, se l'utente finale che utilizza la console danneggia qualcosa, sono cavoli suoi. Quindi la garanzia poi non vale più. Allora, cosa facciamo allora? Niente, andiamo a verificare. La console è leggerissimamente piegata, non di molto, sembra piuttosto dritta, ma io vedo che è un attimino piegata, quindi bisogna stare anche attenti che non si finisce con lo schermo blu. Allora, SD non ne abbiamo, giochi non ne abbiamo, ok, quindi siamo a posto. Andiamo allora a svitare tutto quanto, tiriamo fuori la scheda, cambiamo la porta USB che è sicuramente danneggiata e dopo vediamo cosa resta da fare. Ci vediamo quando ho finito di smontare. Ok, avviciniamoci. Allora, come prima cosa andiamo a verificare questo qua, M92. Aspettate, suonano il campanello. Rieccomi. Allora, un ritiro. Sono venuti a ritirare delle cose riparate. Allora, stavo dicendo, M92. Andiamo in modalità diodo. Ok. Massa. Ok. E andiamo a verificare. Sì.
no, 52, 33, 50, 33, 45, 0 e 0, e anche questo è 0. Allora, speriamo che qua sia l'M92, il P13 esploso, perché qua, su questo condensatore qui, che è il condensatore del processore, ok, abbiamo 0. Letteralmente. Adesso vi faccio vedere. Speriamo, vedete cosa vuol dire? Avere la porta danneggiata, ok? Danneggiare la porta può portare a problemi al processore. Speriamo non sia così, perché qua comunque questa la porta è direttamente collegata con anche il P13 che sta dietro, sull'altro lato della scheda. Ok, che in molti casi quando succede questo la console non si accende perché chiaramente il chip è andato in cortocircuito, quindi previene qualsiasi altro tentativo di avvio. Allora, andiamo a prendere il multimetro. Ok. Allora, bene, ora lo vediamo sullo schermo. Allora, togliamo il bip adesso che tanto lo vedete. Ok. M92 allora dovrebbe stare bene, tecnicamente. Ma dopo vedremo. Allora, massa, puntale rosso sulla massa. Ok. E qui abbiamo 52, 33, 50, 33, va bene. Questo qua fa 44, invece questo qui, da questa parte è la massa. Da quest'altra dovrebbe mostrarmi 0,3, 0,4 e mostra 0. Quindi abbiamo un cortocircuito su questo condensatore qui che è direttamente collegato con P13 o P3 USB, e questo qua che è il condensatore identificato. Questo è il condensatore per la linea di voltaggio 1,8 volt, ok? Quindi anche qua è in cortocircuito. La 1,8 volt va comunque dentro al processore, quindi può essere successo di tutto. Allora, adesso noi andiamo a staccare la batteria, che comunque la console non si accenderà mai, neanche con un'altra batteria, perché c'ha un cortocircuito, ok? E andiamo a togliere tutta la scheda. Svitiamo qui, svitiamo il dissipatore, togliamo la scheda e andiamo a vedere sull'altro lato. Ci vediamo quando la scheda è tolta dall'alloggiamento. Allora, ecco qua. Cosa posso dire? Intanto vado a togliere anche la porta USB-C, ok, danneggiata, perché questo può causare dei problemi in quanto rilevamento, ok? Abbiamo determinato che il P13 o P3 USB qua dietro, questo qua, ha dei problemi, ma potrebbe avere dei problemi perché la porta stessa ha dei problemi, perché è direttamente collegato, ok? Quindi se la porta è danneggiata, eccetera, quindi magari il cortocircuito è direttamente sulla porta, perché ci sono dei piedini che toccano la gabbia metallica. La gabbia metallica chiaramente è parte negativa, ok? Quindi massa, e questo fa cortocircuito fra le linee, ok? Quindi adesso andiamo a vedere dove ho messo una cosa. Ecco, ce l'avevo sotto il naso. Allora, piastra magnetica, ok? Con i nostri bei magneti belli forti. Questi non si sta... questo un attimino ha preso troppo calore. Il calore rovina i magneti, eh? Ha preso troppo calore, è diventato un attimo deboluccio. Ma gli altri sono tutti belli forti. Non si staccano. Quindi, questo qua è la pecora nera. Allora, andiamo a togliere la porta. Se volete anche voi questa piastra, la potete trovare nel mio shop online su eBay, pronta all'acquisto. Ho già
cos'è, 4 pezzi a disposizione, 3-4 pezzi ancora a disposizione, quindi chi volesse la può tranquillamente trovare sul mio shop eBay. Allora andiamo a 450 gradi, sì, sta bene. Andiamo a mettergli un po' di flussante qui sul, giusto per aiutare un attimino. Mi vado ad aggiungere anche un attimo di stagno al piombo. Tanti non raccomandano di farlo perché quando tu hai le gambe con lo stagno sciolto, i piedini stessi della porta USB sotto, ok, non si sono ancora sciolti. Qua ho bisogno di calore anche perché non riesco ad attaccare. Non si riesce a miscelare, quindi mi aiuto con l'aria calda. Ecco fatto. Allora adesso vi spiego perché ho fatto questa cosa qua. Allora, la porta USB-C è parecchio fastidiosa da togliere, almeno per me, magari non ho ancora trovato il metodo giusto, perché queste gambine qui si riescono a sciogliere, a far sciogliere lo stagno abbastanza rapidamente, perché sono sul bordo, il bordo si scalda molto più facilmente. Queste qui invece fanno più fatica a sciogliersi, ok? E quindi si rimane tanto tempo qui sulla scheda e la scheda subisce troppo calore. A me non piace che la scheda subisca troppo calore. Quindi aiuto un attimino, almeno queste due dietro, che sono quelle che hanno diretto contatto con il resto della scheda, quindi dissipano calore molto più rapidamente rispetto a queste qua. E allora li aiuto in questa maniera qua. Ma io in ogni caso faccio sempre in modo che la porta cada da sola, ok? Io non la vado a toccare finché non vedo che la porta ha lo stagno tutto bello sciolto attorno. Quindi adesso aria calda, andiamo a scaldare la zona, 450 gradi, 50% di aria. Andiamo a togliere la porta e dopo vediamo cosa succede. Vedete, questa qua intanto si è già sciolta, anche questa qui si è già sciolta, il che è una buona cosa, perché a questo punto non vuol dire che la porta è pronta per cadere, ma mi dà una mano, perché allora a quel punto tutte le file sottostanti della porta dove sono saldate sono poi libere di sciogliersi e far cadere la porta, perché magari le file dei piedini sotto sono, ecco vedete, è caduta da sola, le file dei piedini sotto magari sono sciolte, ma non i punti di ancoraggio, che sono lì che tendono a dissipare troppo calore e far fatica a togliere la porta. In questo modo è caduta da sola e non c'è più nessun problema. Ok, allora adesso andiamo a vedere, subito ce l'abbiamo già di qua, non abbiamo nessun problema. Allora, puntale rosso sulla massa, prendiamo questo punto qua, andiamo a verificare questo condensatore qui abbiamo 0 e qui abbiamo 0. Attendiamo un attimino che magari la scheda adesso è tutta calda, il calore riduce la resistenza e quindi può eventualmente creare delle confusioni durante le letture. Togliamo la scheda dalla piastra, ok, raffreddiamo un attimino, qui sotto è messo bene, tutte le piste sono lì in posizione, ok. Allora adesso andiamo a rimisurare e qui abbiamo 0, vedete, 0 e 0, quindi il chip se n'è andato, il chip se n'è andato. E è anche possibile che ci siano i filtri qui che siano esplosi, che
questo è buono. Questo qua è piccolissimo, è difficilissimo da misurare. No, va bene. Questo va bene. Questo va bene. Questo va bene. Questo va bene. Secondo me vanno tutti bene. Non sto neanche lì a misurarli. Allora adesso togliamo il chip. Lo torniamo sulla piastra. Ok. Andiamo a rimettere la nostra scheda in posizione. Ecco qua. E andiamo a togliere il nostro P13 o P3 USB. Allora adesso giro da questo lato, perché allora voglio che l'aria calda vada verso di là, che non stia troppo su questo magnete, altrimenti diventa un'altra pecora nera anche questa. E andiamo a togliere il chip. Vediamo se così il cortocircuito sparisce. Se non sparisce abbiamo un problema. Ok, il chip è tolto. Aspettiamo un attimino che si raffredda un attimo la scheda, poi andiamo a misurarla. Sempre con puntale rosso sulla massa perché siamo in modalità diodo. Ok, il cortocircuito è sparito? No. No. Ho delle pessime notizie e una pessima sensazione. Mi sa che qua si è bruciato il processore. Allora, aspettiamo un attimo che si raffredda la scheda lo stesso, vediamo che cosa succede. La linea questa qua è praticamente linea 1,8, ok? 1,8 volt. La 1,8 volt va un po' dappertutto. Va sulla memoria qui, interna, ok? Va sul processore e va un po' anche da altre cose. Va sul max, va su questo chip qua, va anche qui sul chip dell'audio. Aspettate che vi allargo un attimo l'immagine così riuscite a vedere meglio. Allora, va sul chip audio, va sul max, e va su quest'altro chip qua sopra, sul P13, praticamente su quasi tutti i chip, forse anche sul wifi, ma io chiaramente non è che posso andare a staccare tutti i chip della scheda per andare a vedere. Allora, l'unica cosa che si può fare adesso è andare a togliere lo schermo qua, lo scudo, la placchetta metallica, e andare a fare un'iniezione di voltaggio per vedere che cosa si illumina come una lampadina. Ma mi sa che qui la console è andata oltre la sua vita. Ho questa sensazione qua, anche perché è noto che le console HAD con marchio HAD hanno un processore o una conformazione della scheda, una progettazione della scheda diversa dalle prime versioni, quelle che ho scritto HC, ok? E hanno più tendenza a bruciare i processori, purtroppo. Comunque noi procediamo e vediamo cosa succede. Ok, la placchetta è stata tolta. Adesso la scheda è anche più fredda. Andiamo quindi a misurare
di nuovo. Magari anche P13 funziona, può essere, non è detto. Allora andiamo a misurare questo condensatore qui come prima. No, qui abbiamo ancora 0 e qui abbiamo ancora 0. Brutte notizie. Ok, allora ragazzi, adesso vediamo di fare iniezione. Ok, prendiamo i nostri puntali qua dal multimetro, li andiamo a collegare all'alimentatore da banco, che attualmente è settato per 24 volt. Andiamo a mettere 24 volt, no scherzo, se no facciamo ancora peggio. Riduciamo a 1 volt massimo. Allora vediamo un po' cosa succede. Come ho già detto, devo procurarmi delle nuove dei nuovi puntali qua per l'alimentatore da banco, perché attualmente non riesco a ottenere la massima potenza. Io riesco ad avere 2 ampere adesso con queste cose qua. Allora se io vado poi a mettere qui, io ho 500 mA, 1 volt per 500 mA. Che cos'è che mi consuma? Quei 500 mA. Vediamo se c'è qualcosa di strano. Allora adesso prendiamo la nostra telecamera termica e andiamo a metterci come. Allora aspettate un attimo, provo a infilarlo da qualche parte qui sotto. Magari non è molto comodo, non è per niente comodo, ma non ho molte alternative. Ok, ho solo 2 mani. Allora se io vado a mettere di nuovo la corrente lì, cos'è che si accende? Continua a scivolare. Ho l'idea che sia il processore a scaldarsi. Sì, è il processore che si scalda. Sì, vedete come si sta scaldando rispetto al resto? Qua secondo me se n'è andato il processore. Giriamo la scheda, vediamo se c'è qualcos'altro da quest'altro lato. Se il problema è come cavolo mi attacco io con il negativo, non lo so. Se riuscisse a stare fermo, io posso anche mettergli questo, ma non cambia il fatto che non riesco a tenerlo fermo. Sta fermo? Sembra di sì. Allora gli posso mettere la corrente da qui, però io sono in mezzo alla visuale. Via. Stai fermo. Allora no, di qua. Ok, di qua addirittura ho 1,2 ampere, meglio di prima. Che cos'è che si scalda?
Sempre il processore? Sì, 26 gradi. Sempre sotto al processore si scalda. Ai ai ai. Non c'è nessun altro rilevamento termico che mi faccia pensare diversamente. Riproviamo un attimo, riprovo un attimo qua davanti, vediamo cosa. Allora, se io faccio qui, che cos'è che si scalda? Sempre il processore. M92 è a posto. Sì. Il processore, guardalo lì come si scalda piano piano. Allora, cosa possiamo fare? Niente. Possiamo solo confermare la nostra teoria andando a disaldare il processore. Allora, intanto potrei anche dire, togliamo M92, proviamo, ne dubito molto fortemente, ma possiamo comunque provare. Ok, M92 è stato tolto. Il problema si risolve? Andiamo a vedere subito. E andiamo subito a vedere. Allora, qui abbiamo la massa comoda. Ok, giriamo così, io misuro tanto con la destra. Allora, andiamo a verificare questo condensatore. 0. Vedete? Non è cambiato niente. Questo condensatore 0. Cambiato nulla. Cambiato proprio nulla. Allora, possiamo togliere il processore e verificare. Tanto ormai, secondo me, la scheda è morta. Non si può più fare nulla. Al massimo faccio reballing del processore se vedo che funziona. Se il cortocircuito rimane dopo aver tolto il processore, può esserci una piccola possibilità, ma non tanto. Secondo me è il processore che se n'è andato, ha preso la scarica. Perché? Cosa succede? Adesso vi spiego bene. Perché si dice sempre che se viene maneggiata male la porta USB può esserci problemi al processore. Perché? Allora, il processo di ricarica dell'alimentatore, all'inizio l'alimentatore originale, ma anche quelli compatibili, uguale, sono a doppio voltaggio. All'inizio comunicano con il chip M92 con 5 volt. L'M92 dice ok, ho bisogno di caricare la console, però mi servono 15 volt. Allora l'alimentatore cosa fa? Cambia il suo voltaggio, da 5 passa a 15 volt. Ok? 15 volt poi vanno a finire dentro la batteria. Ok? Cioè il M92 dice ok, BQ comincia a caricare la batteria. Bene, BQ allora comincia a caricare la batteria. Carica con 4-5 volt, quello che sia. Però intanto chiede 15 volt qui, no? Ok? Se la porta USB-C è danneggiata, quei 15 volt vanno anche altrove. Ok? Quei 15 volt poi vanno a finire nella linea dati dell'M92, bruciano l'M92. Nella linea dati del P13, ok? E brucia il P13, ok? Però bruciando anche questi due componenti qua, va a mettere in cortocircuito anche la linea del 1,8 volt. L'1,8 volt poi va a finire sull'M92, va a finire sul chip audio, va a finire sul wifi, va a finire sulla schedina di memoria e brucia un bel po' di cose. Quindi se si è fortunati la corrente finisce qui, esplode il chip e niente, non va oltre. Ma in questo caso il chip è esploso e ha fatto anche da ponte per il resto della scheda. Ok? Quindi P13 è direttamente collegato, vedete queste piste qua? È direttamente collegato sotto al processore.
Quindi se la corrente passa, USB-C passa nelle linee dei dati del P13, il 13 esplode e poi le linee dati continuano e vanno sotto il processore, ecco che esplode il processore. Ecco perché si dice che è direttamente collegato e perché una porta USB danneggiata può causare la morte completa della console. A questo punto, giusto per la scienza, andiamo a togliere il processore. Mi serve il cavo della corrente. Andiamo a togliere il processore e verificare se la nostra scheda smette di avere questo cortocircuito lì oppure continua ad avere questo cortocircuito. Se continua ad avere il cortocircuito è facile che sia il processore che anche altre cose che abbiano subito danni. Quindi a questo punto non è neanche più economicamente sostenibile, ok, aggiustare la console. Si fa prima a prenderne un'altra, purtroppo. Ok, noi adesso aspettiamo qui che si scalda la piastra. Temperatura 260 gradi. Ok. Andiamo a prendere il nostro aspiratore di fumi, che tra un po' questa comincia a fumare come una ciniera. Per via del flussante. Il flussante crea molti vapori, fumi, eccetera. E niente. Quando ho tolto il processore ci rivediamo. Ok, il processore è stato tolto. Un lavoro pulito. Eccolo qua, appoggiato delicatamente altrove, sempre che sia ancora vivo. Ma adesso verifichiamo subito. Allora intanto spegniamo qua, togliamo pure il cavo della corrente. Prendiamo la nostra scheda, la spostiamo così si raffredda. Il mio consiglio è sempre di lasciare sopra la scheda sopra la piastra di preriscaldamento spenta, ok? Così fa un ciclo di raffreddamento delicato, ok? In modo che la scheda non si stressi troppo, ok? Ma in questo caso adesso il processore non c'è più, la scheda non ha bisogno di fare cicli delicati o roba del genere. Allora, zoom. Allora, vediamo un po', qui è tutto in ordine, tutto perfetto, non ci sono sbavature, non c'è stagno in giro. Ok, adesso andiamo a vedere cosa succede. Puntale rosso sulla massa, ok? Anche qua al centro va bene. Cosa abbiamo qui adesso? Eccolo qua, 0,28. Il cortocircuito è sparito, quindi sì. Qui invece anche qua 0,36, cortocircuito sparito. RIP CPU, riposa in pace processore. Niente ragazzi, morto. Addio.
edizione Fortnite. E niente, non si può fare nulla per questa console. Quindi niente, mi spiace che per questo cliente sia andata male, a volte capita, quindi non ci si può fare nulla. E lasciate un like, iscrivetevi al canale, commentate sotto se vi va, se vi piace. E niente, mi spiace. Ciao ragazzi, prossimo video. Ciao ciao.